Vi dirò, sto ancora cercando di assimilare ciò che ho visto durante lo show di venerdì 7 novembre. Sì, perché tutto ciò è stato alquanto strano. Ci sono state alcune scelte che faccio fatica a comprendere e che mi hanno lasciato con più di qualche perplessità. A distanza di un paio di giorni mi sto ancora chiedendo che diavolo io abbia visto, ma andiamo con ordine. Minasan konnichiwa, io sono Kirito e sono qua anche oggi dinanzi a voi per portarvi un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lo show di venerdì 7 novembre in diretta dalla Magica Hurricane Hall ha aperto di fatti la quindicesima Goddess of Stardom Tag League, un torneo che dà risalto alla categoria Tag Team. Un torneo che quest'anno cerca le antagoniste perfette per Natsuko Tora e Ruaka, sempre più leader di questa divisione. Ma la Kermesse non ci ha regalato solo sorprese inerenti al torneo, ma bensì un annuncio che ha scosso il mondo dell'intrattenimento giapponese. E sì, perché Fuwa-chan, nota youtuber del sollevante, ha deciso di unirsi full time alla Stardom. In realtà la giovane content creator aveva già fatto capolino in Stardom nel lontano 2022, dove aveva fatto squadra con Azuki, proprio perché Azuki l'aveva presa sotto la sua ala per prepararla al debutto. Da quel giorno però Fuwa-chan non si era più fatta vedere e quindi tutti noi pensavamo che la youtuber avesse chiuso con il wrestling, ma a quanto pare non era così. E nello show di venerdì siamo stati smentiti alla grande proprio da Fuwa-chan, che è apparsa sul ring della Hurricane Hall annunciando di aver firmato un contratto con la Stardom. Il suo debutto ufficiale quindi arriverà il 29 dicembre a Dream Kingdom. Detto ciò, non so dirvi con esattezza se questa notizia sia positiva o meno. Credo solo il tempo ce lo dirà. Quando vidi Fuwa-chan nel 2022 rimasi abbastanza sorpreso in positivo. Certo, non avevamo davanti un talento cristallino all'Azumi, però la sua performance fu comunque positiva. Dunque, se così, insomma, su due piedi mi sento di dire che potrebbe far bene, ma per essere certi al 100% dobbiamo aspettare ovviamente il suo debutto e i mesi successivi a ciò potranno darci un'idea su quanto davvero vale Fuwa-chan. Ora voi mi direte, che c'è di strano in tutto ciò? Niente in realtà, ma non vi preoccupate perché le stranezze stanno per arrivare. È una sorta di lista crescente quella di cui stiamo discutendo e dunque passiamo subito al prossimo punto della nostra classifica, se così la possiamo definire. All'inizio del video avevamo menzionato la Goddess of Stardom Tag League, torneo che era stato annunciato da ormai varie settimane, ma che aleggiava nel mistero. Sì, perché fino a pochi giorni prima dell'inizio appunto del torneo, non si conoscevano le varie partecipanti, né tantomeno come erano distribuiti i gruppi o quanti team ne avrebbero fatto parte. Ecco, tutti questi dubbi però furono dissipati martedì 4 novembre, proprio grazie alla consueta press conference che la Stardom ci ha abituato a seguire poco prima dei grandi eventi. Durante questa conferenza stampa, Vetero Okada aveva annunciato tutte le partecipanti, le regole del torneo e così via. E ciò che era subito saltato all'occhio era la presenza misteriosa vicino a Hanako. Sì, perché la Stardom aveva deliberatamente tenuto nascosto la partner dell'attuale Future of Stardom Champion, incuriosendo non poco i fan di tutto il mondo. Da qui nacquero varie teorie, quella più gettonata era ovviamente il ritorno di Maika, la leader di EXV, ormai fuori da tempo immemore per via di un infortunio al gomito, e sembrava davvero prossima al ritorno, anche perché la stessa Maika giorni prima aveva ripreso gli allenamenti al dojo, facendo pensare a un ritorno imminente. Purtroppo però così non è stato.
Quando Hanako, Ryan e Waka Tsukiyama si erano presentate sul ring in attesa della loro compagna, tutti noi speravamo in cuor nostro di sentire la musica di Maika, e invece a partire fu la musica di Megan Bayne. Sì, avete capito bene, Megan Bayne. Onestamente lì per lì ci sono rimasto male perché ero convintissimo del ritorno di Maika, e invece a quanto pare dobbiamo aspettare ancora un po' per rivedere The Empress di nuovo sul ring. Spero francamente di rivederla magari per Dream Kingdom, ma non saprei. Onestamente la vedo dura. A questo punto credo che dovremmo aspettare il 2026 purtroppo. Tornando invece a parlare di Megan Bayne, la ragazza della AEW è arrivata dunque a dar manforte alle lottatrici di EXV che se la dovevano vedere con Ami Sourei e l'EDC, che in questa occasione avevano unito le forze con Bozilla e Akira Kurogane. Questo Hate Women Tag Team Match ha portato quindi ad uno scontro tra due gigantesse del ring. Sì, perché Bozilla e Megan Bayne si sono trovate faccia a faccia per la prima volta su un ring della Stardom, il che fa pensare che la questione tra le due non possa essersi risolta solo con questo effimero incontro, ma che serve un posto più adeguato alla fatale resa dei conti. A questo punto mi viene logico puntare il dito contro Dream Kingdom, uno dei pay-per-view di maggior successo della compagnia di Taro Okada, che, come ogni anno, andrà in onda il 29 dicembre. Questo magico pay-per-view sembra sia il posto giusto per ospitare quello che si preannuncia a tutti gli effetti un match colossale. Queste però sono solo illazioni, ovviamente, idee spudoratamente scritte da noi fan, anche perché non c'è nulla di concreto, e allora è giusto tornare a parlare di Goddess of Stardom Tag League e concentrarsi in particolar modo sul team di Megan Bayne e di Hanako, anche perché sulla carta, la loro squadra incute timore un po' a chiunque. Sono due ragazze estremamente pericolose anche per via della loro mole impressionante. Io però onestamente avrei preferito tutt'altra partner per Hanako, proprio Maika magari, o perché no Xina, ma evidentemente nessuna di loro è ancora pronta a calcare di nuovo il ring. Ci dobbiamo accontentare di Megan Bayne, sperando possa uscirne un qualcosa di buono, anche se francamente spero che non saranno loro le vincitrici del torneo. Per quanto invece riguarda ad un possibile scontro tra Megan e Bozilla, anche questo match non mi fa impazzire, anche perché non sono mai stato un fan dei giganti del ring, ma non so, non è giusto ovviamente giudicare o etichettare un qualcosa prima di averlo visto o assaporato, vedremo. E questo però ci porta inesorabilmente a prendere in considerazione la stranezza regina della serata. Sì, perché prima avevamo menzionato di come la press conference del 4 novembre ci avesse svelato tutti i team partecipanti alla 15ª Goddess of Stardom Tag League, e tra loro configuravano le Fukuoka Double Crazy. Hazuki e Koguma quindi erano pronte per scrivere un'altra pagina leggendaria nella storia della categoria di coppia della Stardom, o almeno così sembrava. Sì, perché esattamente 24 ore prima dell'inizio del torneo la Stardom aveva annunciato che le Fukuoka Double Crazy non avrebbero preso parte al torneo per dei motivi non meglio specificati. Al loro posto era stato annunciato che avrebbero partecipato due ragazze misteriose, due ragazze messicane provenienti dalla lucha libre. Questo comunicato mi aveva lasciato basito e triste allo stesso tempo. In realtà avevo iniziato anche a preoccuparmi di possibili infortuni o anche peggio, cioè, cercando appunto di capire che cos'era successo a Fukuoka Double Crazy. E poi è arrivato il 7 novembre lo show di apertura della Goddess of Stardom Tag League, con le due debuttanti messicane pronte a incrociare le braccia con Natsupoi e Saori Yano.
da subito la loro entrata mi aveva messo qualche dubbio, perché onestamente si sono mi sono sembrate, come dire, familiari. E poi, dopo attenta analisi, i dubbi che avevo si sono sciolti come neve al sole. Eh sì, perché le tanto misteriose atlete provenienti dal Messico non erano altro che le Fukuoka Double Crazy. Azuki e Koguma si erano palesate con una nuova gimmick, un nuovo ring gear, una nuova theme song, ma soprattutto nascondendo il volto sotto una maschera da luchador. E vi dirò, questa scelta mi ha lasciato un po' stranito, sinceramente, e un po' spaesato. Io e mio fratello ci siamo guardati e abbiamo subito esclamato: ma che cazzo stiamo vedendo? Voglio dire, faceva così schifo far partecipare normalmente le Fukuoka Double Crazy? Non lo so, voglio dire, tutto ciò mi ha ricordato Chad Gable e la storia di El Grande Americano che abbiamo visto, o comunque stiamo vedendo tuttora in WWE, o almeno credo. Non lo so, questa scelta da parte della Stardom o comunque delle stesse Fukuoka Double Crazy mi sa di un cringe assurdo, sinceramente. Ad alcuni di voi può anche divertire, ci mancherebbe, tutto sommato mi ha strappato una risata anche a me, non fraintendetemi, però mi sembra anche giusto dire che il tutto è una trashata allucinante. Cioè, queste scelte legate anche al non entusiasmante main event, ecco, ci ha regalato insomma un'apertura della Goddess of Stardom Tal League che definirei un po' anticlimatica. Per ora, quindi questo torneo non mi ha del tutto entusiasmato, ma non è tutto da buttare, però, anzi, c'è un qualcosa, o forse è meglio dire un qualcuno, che può tranquillamente salvare questo torneo e renderlo uno dei più fantasmagorici nella storia recente della Stardom. Due ragazze che meritano la vittoria e che meriterebbero di prendere in mano le redini della divisione di coppia della compagnia di Taro Kada per farla finalmente brillare come non mai. Di queste due ragazze però parleremo nel prossimo contenuto che uscirà nei prossimi giorni. Ecco perché vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale. Inoltre, se vi piace ciò che faccio e volete sostenere il mio lavoro, potete farlo tramite il link PayPal che trovate in descrizione. Ogni donazione è un aiuto concreto al mio progetto e mi permette di portarvi sempre contenuti di maggiore qualità. Grazie ovviamente in anticipo a tutti voi. Ahimè, siamo arrivati al tempo dei saluti, ma prima non dimenticatevi di seguire Donne tra le corde per restare sempre aggiornati con tutto ciò che accade nel wrestling femminile mondiale. Trovate tutte le info di Donne tra le corde qui sotto in descrizione. Dategli un'occhiata perché vi assicuro che non ve ne pentirete. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!